Ciao da Gabriele di Staticalmo, il canale che tramite vari domini della statistica aiuta la tua azienda a prendere decisioni più rigorose. Oggi voglio farti vedere un argomento di interesse sia di chi lavora nel settore immobiliare sia per i consumatori, ossia chi vorrebbe acquistare una casa. Tutto nasce da una ricerca per divertimento che stavo facendo riguardo un argomento molto caldo di recente, ossia il costo della vita a Milano. Se tu vai sul sito immobiliare.it puoi trovare una pagina molto utile in termini di statistiche descrittive. Mi ha suscitato particolare interesse questo tipo di grafico, ha una tendenza crescente molto particolare. Addirittura qua può chiamare ammazza da golf perché vedi che ha una forma simile alla lettera J. Dal punto di vista statistico è interessante studiare cosa ha causato questa impennata. Io ti vorrei far notare che l'inflazione ufficialmente inizia a fine 2021, come dice anche Carlo Calenda, ma non è l'unico a dirlo. Semplicemente lui ha più esposizione e la guerra è iniziata un po' più avanti, come vedi qua dentro, cioè qua è iniziata l'inflazione, qua è iniziata la guerra. La domanda di ricerca che fare: da dove viene fuori questa tendenza crescente molto forte? Io mi sono fatto un foglio di calcolo con varie ipotesi qualitative per risparmiare tempo. Mi sono presi tre capoluoghi di provincia della Lombardia e ho fatto cosa? Ho preso il prezzo medio metro quadro da immobiliare.it, quindi qua sopra. Poi io ho pensato questo, visto che su immobiliare.it essenzialmente pubblicano le agenzie immobiliari e visto che le agenzie immobiliari possono avere una sorta di cartello che in realtà crea un prezzo più alto di quello che è il prezzo dei privati, mi sono creato un indicatore che misura la concentrazione degli annunci delle agenzie rispetto ai privati. Per prendere quelli dei privati sono andato su subito.it, qui trovi i link con cui ho costruito la funzione che mi prende semi automaticamente i dati e qui cosa vedi? Che abbiamo ad esempio per Varese 366 annunci totali, 222 solo per le aziende, quindi capisci che la maggior parte degli annunci vengono dalle aziende. Ma se tu paragoni queste due colonne, in particolare fai il paragone fra questa e questa, a occhio non ti viene da dire che il prezzo medio dipende da questo rapporto. Questo non è un modo rigoroso per testare le ipotesi, ma è un modo molto rapido, ovviamente rischioso. Al che mi sono mosso su un'altra ipotesi, sul cosa determina l'incremento del prezzo medio al metro quadro, l'aumento della popolazione. Questa è economia classica, nel senso domanda e offerta, la domanda in questo caso viene dall'aumento della popolazione e come puoi vedere anche qui per questi due capoluoghi abbiamo valori diversissimi, questo è preoccupante in termini demografici, eppure abbiamo uno scarto di prezzo medio al metro quadro che non sembra diverso in maniera significativa. Quindi ho scartato già due ipotesi. Terza ipotesi, età media, ma che in realtà è collegata all'aumento della popolazione. Ovviamente all'aumento dell'età media aumentano le persone che hanno i decessi all'interno di un anno. Ma anche qui puoi vedere che comunque qua bastava semplicemente qualche conoscenza di demografia. In Italia più o meno l'età media risulta simile più o meno dappertutto, tranne certe zone in Campania o in Sicilia. Quindi anche questa ipotesi, che è molto collegata a questa, si può scartare. Poi cosa ho fatto? Mi sono concentrato sul comune di Milano e ho estratto i dati della data e del prezzo al metro quadro. Come? In un modo abbastanza creativo, cioè io ho salvato questa immagine, l'ho portata su questo bel sito che mi permette di fare una specie di ingegneria al contrario, cioè dal grafico mi tira fuori i dati. Ho seguito le indicazioni che mi dava all'interno di questo rettangolo di dialogo e anche il tutorial, se ricordo bene, e alla fine ho ottenuto questa serie di dati che capisci bene che non sono precisissimi,
ma corretti, che è un po' il mio approccio. Poi cosa ho fatto? Ho cercato l'Euris che è collegato all'Euribor. L'Euris, se hai un mutuo, sai sicuramente di quello che sto parlando. Abbiamo l'Euris e l'Euribor è collegato al mutuo a tasso variabile, ma l'Euris dipende da tasso di interesse deciso dalla BCE. Dopo aver raccolto i dati dell'Euris tramite varie fonti, perché ognuno aveva il suo problema, nel senso qualcuno aveva i dati giornalieri ed erano troppi e non avevo voglia di aggregarli, alla fine ho utilizzato ChatGPT e ho fatto una specie di media per far combaciare le date che provenivano da questo grafico e i dati dell'Euris. Quindi ancora una volta abbiamo una seconda fonte di impurità del dato, ma ripeto, correttezza meno precisione. Successivamente ho iniziato a fare la prima correlazione, ossia la correlazione fra il prezzo e l'Euris e come vedi purtroppo viene fuori un valore che è molto elevato, sia in termini accademici che in termini di vita reale. Cosa significa? Che al crescere del prezzo al metro quadro decresce il tasso Euris. Qua si potrebbe già fare una considerazione che è già nota, ma prima di fare questa considerazione parto dalla polemica. La polemica di qualcuno appartenente alla scuola di pensiero economica austriaca dice: al diminuire dei tassi di interesse delle banche centrali aumenta l'offerta di moneta e aumenta l'inflazione. In realtà questa correlazione ti dice un'altra cosa. In realtà l'inflazione ce l'hai a partire dalle case. Poi esiste l'inflazione cosiddetta di base, ossia quella collegata all'energia e di conseguenza anche al cibo, ma che dipende da altri fattori, non di certo quelli che dice la scuola economica austriaca. Peccato che questa scuola di pensiero ha molta presa per motivi che io non capisco, perché l'evidenza empirica dice altro. Nel senso che questa correlazione è significativa, nonostante abbiamo 33 osservazioni, viene fuori una cosa assolutamente significativa. E bada bene che già questa correlazione la dice lunga in termini di ripercussioni demografiche, perché se gli immobili hanno un prezzo più elevato, i giovani si guardano bene dal comprare un immobile e si guardano bene anche dal prendere un immobile in affitto. Qua non abbiamo il dato dell'affitto perché mi sono concentrato su questo tipo di analisi. Quindi vivono di più con i genitori, quindi diminuisce anche la propensione a creare una famiglia. Chiaramente sto saltando dei passaggi, ma questa politica monetaria, del tassi al quasi zero, addirittura negativi, letteralmente uccide il futuro dei giovani. Al che non basta fermarsi semplicemente a questa colonna. Ho raccolto altre due colonne, il reddito medio e la popolazione. Fra il prezzo delle case al metro quadro e il reddito medio viene fuori una correlazione troppo elevata. Il perché del troppo lo capirai meglio in un altro capitolo del video. Poi ho fatto una serie di grafici, come vedi la data spiega l'87%, il reddito medio il 76% della variabilità del prezzo medio a metro quadro e l'Euris spiega il 34%. Ora chi non è del mestiere direbbe mi ferma a data. Eh no, bisogna fare qualcosa in più che dopo vedrai. Quindi praticamente tutti i fenomeni possiamo dire che hanno una relazione di tipo lineare rispetto alla variabile obiettivo che è il prezzo al metro quadro degli immobili. Passaggio successivo, ho portato questi dati su JASP, un programma per la statistica a interfaccia grafica che ci permette di fare delle elaborazioni più velocemente. Prima cosa, io ho effettuato una correlazione con l'approccio base, ossia quello frequentista. Il significato di frequentista lo puoi trovare in un altro video che ti metto in alto a destra. Cosa osservi? Che qui abbiamo la nostra variabile obiettivo e qui le nostre covariate. Per data abbiamo una correlazione estremamente elevata e anche per reddito medio. Invece per popolazione abbiamo una correlazione estremamente bassa e quindi anche non significativa. Come ti avevo anticipato, la correlazione fra questo e questo risulta negativa e anche molto significativa. A seguito ho costruito un modello. Cos'è un modello? A sinistra abbiamo una y, la nostra variabile obiettivo, a destra dell'uguale abbiamo le nostre covariate, cioè
noi ricostruiamo la y con le nostre covariate, con un termine d'errore e con una certa accuratezza. L'accuratezza in questo caso verrà dall'R quadro, che è praticamente la percentuale di varianza che il tuo modello spiega della variabile y. H0 in questo caso significa modello base, composto da una variabile solo data, e il modello alternativo è quello che ha tutte le variabili. E vedi che già dall'R quadro aggiustato il modello con sola data spiega troppo, perché il 98% significa che spieghiamo praticamente tutto con una sola variabile, cosa che è molto strana, ma fra poco capirai che non è strana. Invece con il secondo modello, dove c'è dentro tutto, vedi che praticamente arriviamo a 1, non va bene, perché se nella statistica costruisci un modello che spiega quasi il 100%, vedi che è un 99,99, vuol dire due cose. O hai scoperto una legge, in questo caso una legge economica, oppure, cosa molto più semplice, hai fatto un errore da qualche parte. Cosa molto più semplice e probabile. L'errore in questo caso qual è? L'errore è aver inserito nel modello variabili altamente correlate con la tua variabile obiettivo. In genere, ma qui esistono varie sensibilità in letteratura, si rimuovono variabili che hanno una correlazione maggiore dell'80% rispetto alla tua variabile obiettiva. In questo caso vedi che sono due. Nello specifico si va a guardare il VIF e TOL, che ti misurano il grado di collinearità fra la tua variabile obiettivo e la tua variabile esplicativa, in questo caso le X, ossia popolazione, reddito medio e così via. Io mi sono fermato semplicemente a guardare queste correlazioni, non ho costruito anche l'indice VIF e TOL. Questo primo modello lo possiamo buttare perché ha quel difetto, nel senso che se io metto delle variabili già altamente correlate, è ovvio che il mio modello apparentemente andrà molto bene, apparentemente. In realtà, se tu poi quel modello lo fai valutare su dei dati di test, ti viene fuori una cosa orribile. Quindi il modello più sensato dal punto di vista statistico è questo, ma noterai dei valori strani qua sotto che in parte derivano dal fatto che all'interno di questo modello io non avevo un'intercetta. Forse ricorderai qualcosa dalle scuole medie, il modello retta è y uguale mx più q è l'intercetta, ossia negli assi la q ti rappresenta da dove parti sull'asse y. Quindi qua dentro io ci vado a raggiungere l'intercetta e vedi che l'errore standard ritorna ad avere valori più normali, mentre invece adesso l'intercetta ha senso che ha questo valore perché nei nostri dati partivamo comunque da una Q uguale a 3745. Cosa dice il modello? Che in funzione dell'aumento unitario di Euris il nostro prezzo al metro quadro scende all'incirca di 600 euro. Questo tipo di modello spiega il 32%, quasi 33%, che è tanto. Ripeto, è tanto in termini accademici e non è tantissimo. Io qua non ho scoperto nulla di nuovo, Uno potrebbe dire, Gabriele, ti manca un altro 70% di variabilità da spiegare. Sì, quello si può fare, ma in un secondo momento, tramite varie tecniche che più avanti ti farò vedere qualcosina. Comunque, ho detto che non ho scoperto nulla di nuovo perché se tu cerchi su Google questa chiave di ricerca, ossia la Banca Centrale Americana con il programma di allentamento quantitativo, crea bolle nel settore immobiliare, trovi una serie di articoli e studi che hanno studiato questa ipotesi. Ad esempio, in questo articolo si fa riferimento ad uno studio della Università del Cornell che, riferito al mercato americano, ha trovato grosso modo quello che ti ho fatto vedere io, che si riferisce solo alla città di Milano. E se tu scavi abbastanza con questa chiave di ricerca, bada bene anche all'intervallo della ricerca, troverai anche degli studi niente di meno della Banca Centrale Americana, ossia la Fed, in particolare dell'istituto St. Louis, dove loro già una decina di anni fa dicevano questo tipo di programma, di politica
monetaria potrebbe causare un'inflazione sul mercato immobiliare e sui titoli azionari. Tornando invece al nostro modello, la prestazione del modello si può migliorare, io non penso che si può andare oltre il 50%, anche perché io penso che a un certo punto interviene anche un'interazione, nel senso, come abbiamo visto qui, se comunque la popolazione ti decresce, non è che può fare tanto l'Euris. Ci sarà probabilmente un'interazione fra Euris e aumento della popolazione che ti contiene l'esplosione del prezzo. Un modo per aumentare questo valore è cambiargli il come interagisce con la variabile obiettivo. In questo caso è lineare, essenzialmente torna a questo valore qua dentro. Ma se già qua dentro noi gli andiamo a mettere una cosa diversa, se guardi attentamente questi punti, noterai un salto, al che potremmo pensare che nonostante il salto una funzione logaritmica passa bene fra questi punti. Indubbiamente l'R quadro migliora sia la percentuale di varianza che la tua variabile esplicativa spiega della variabile obiettivo, ma sembra un po' un artificio, nel senso lascia questi punti fuori e spiega molto bene quelli restanti, al che si possono fare altre prove. Ad esempio, con un polinomiale di grado secondo non abbiamo un miglioramento rispetto alla semplice tendenza lineare, mentre invece con una cubica sì. Considera che a monte di tutto questo bisogna fare un altro modello che ti dice se una trasformata sulla x risulta statisticamente significativa rispetto a non fare la trasformata. Quindi io direi che a occhio in questo caso conviene perché abbiamo un miglioramento che è maggiore del 50%, però utilizzare una trasformata del genere dà luogo a complessità interpretative rispetto a un modello senza trasformate e potrebbe comunque trattarsi di un artificio statistico. Si può fare questa cosa in più andando su Blue Sky Statistics. Senza una elaborazione del dato, questa colonna me la vedeva come fattore, non come numero, e non ti dico quanto tempo ho perso per sistemare questa cosa, ma andiamo su Forecasting, grafico della serie storica, corre con le correlazioni e mettiamo dentro praticamente tutto. Qua dentro gli mettiamo 1, qua dentro gli mettiamo 12, mettiamo dentro autocorrelazioni, correlazioni parziali e vediamo cosa salta fuori. Come vedi la nostra variabile obiettivo, che qui legge male perché come vedi ogni programma ha i suoi problemi, ha una certa autocorrelazione, ovviamente a 0, a 1 è la più forte, ma come vedi abbiamo una certa ciclicità. Il problema di questo grafico è che noi non abbiamo una cadenza predefinita, nel senso ogni settimana, ogni mese, perché i dati li abbiamo ottenuti in una maniera abbastanza grezza, quindi questa cosa va presa un pochino con le pinze. Come vedi l'autocorrelazione veniva fuori una cosa ciclica, ma l'autocorrelazione parziale per la variabile obiettivo ci dice che in realtà va bene prenderla senza includere delle sottoserie della variabile obiettivo, perché ci diceva quando costruisci un modello inserisci anche la variabile ritardata di 1, di 2, di 3 fino a 6 mi verrebbe da dire. Questa invece no, ti diceva prendi semplicemente la variabile obiettivo così com'è e all'interno del modello non inserire trasformate della variabile obiettivo. Quindi noi con questo controllo abbiamo concluso che il modello non ha bisogno anche della variabile obiettivo ritardata all'interno delle nostre variabili esplicative. Poi si può fare anche un modello con interazione, vedi che abbiamo le due covariate con l'intercetta e l'interazione fra popolazione e il tasso. Come vedi l'interazione risulta significativa e quindi ci portiamo appresso anche i termini all'interno dell'interazione. Come R quadro saliamo, arriviamo ad oltre il 50%. Abbiamo quest'altra strada, mettere come variabile dipendente sempre l'euro al metro quadro e come variabile esplicativa il polinomio di grado terzo della variabile Euris. Lanciamo il comando e come vedi abbiamo un R quadro aggiustato che è molto inferiore dello 0.34 che avevamo
per il caso lineare e il polinomio di grado terzo risulta significativo, quello di secondo grado no, ma per il principio gerarchico ci riteniamo tutti e tre. A questo punto andiamo a vedere qualche grafico diagnostico. Questo qui non va proprio bene, qua sotto ci identifica due possibili valori anomali. Questo qui dovrebbe disporsi su questa retta, ma vedi che abbiamo un certo andamento ondulatorio, quindi significa che abbiamo altri angoli d'attacco per migliorare il modello. Anche questo grafico essenzialmente mostra che possiamo migliorare ancora molto. Successivamente possiamo tornare su JASP e fare una cosa un po' più avanzata, ossia un modello con equazioni strutturali. In questo caso vedrai che io ho modellato il prezzo al metro quadro tramite Euris e popolazione l'ho modellato tramite data. E cosa abbiamo? Che in totale il modello piega il 44%, ma la parte interessante di questo modello è la rappresentazione grafica, dove si vedono tutte le varie, chiamiamole impropriamente, interazioni. Abbiamo che l'Euris influenza negativamente il prezzo al metro quadro, che ha una sua varianza propria scritta qua dentro. Popolazione non influenza praticamente nulla il prezzo, ma popolazione è influenzata dalla data. E fra data ed Euris abbiamo questa interazione impropria perché qua lo si può chiamare effetto. Considera che questo classe di modelli qualcuno li chiama modelli causa. Io questa espressione la trovo troppo carica di aspettative. Quindi come vedi data e Euris si influenzano a vicenda. Ti ricordo che all'aumentare della data è aumentato anche il tasso di interesse applicato dalla banca centrale, che a sua volta ha causato un innalzamento dell'Euris, quindi al crescere della data aumenta anche il crescere del tasso di interesse. Lo si può modificare inserendo una interazione in senso statistico, ma vedrai che viene fuori una cosa più lineare, ma che non ha molto senso con questo modello. Infatti vedi che l'R quadro praticamente va a zero. Ultima cosa, si può provare un approccio visuale tramite quest'altra soluzione. Io ho inserito queste variabili. In genere questo tipo di grafici serve per vedere se ti conviene fare un tipo di modello diverso rispetto a quello lineare classico, ossia un modello lineare misto. In questo caso il misto creava un differente coefficiente per ogni categoria della popolazione. Diventava una cosa più specifica, insomma, ma in questo caso vedi che a occhio non salta fuori nulla, per quello che si chiama modello visuale. Perché se avevi bisogno di una coefficiente per ogni categoria all'interno di questa variabile continua, con questo metodo lo vedevi subito. Qua vediamo che essenzialmente non ha molto senso aggiungere popolazione perché abbiamo un p-value maggiore dello 0,05, quindi ci converrebbe utilizzare ancora una volta solo Euris. Tornando a questo grafico diagnostico, uno dei possibili punti di miglioramento del modello è fare una autocorrelazione parziale per quelle due variabili, perché quando ho fatto questo io mi aspettavo un grafico molto diverso da questo, che né qui né su Jasper mi permette di fare. Qui mi permette di fare su questo che non è abbastanza. Vedi che me le fa vedere singolarmente. Anche questo me la fa vedere singolarmente. Io invece voglio una cosa che considera questa variabile e questa. Questo è un altro possibile punto di miglioramento che mi tocca fare purtroppo a mano direttamente da R. Come vedi, il modello migliore che abbiamo è questo, anche se andrebbe controllato ulteriormente con un altro modello di nome GAM. Per concludere, se lavori nel settore immobiliare e questo video ti ha preoccupato per la tenuta dei prezzi delle case che avete in catalogo, puoi scrivermelo tramite commento. E se invece da consumatore questo video ti ha dato più basi empiriche per la speranza che gira molto ultimamente del vedere
il crollo dei prezzi del mercato immobiliare a causa dei tassi di interesse, me lo puoi scrivere sempre tramite commento. Spero di averti di nuovo insegnato qualcosa di utile e piacevole. Ti saluto e alla prossima.